Siamo ancora una volta avvolti dal silenzio totale della Peugeot E2008 e dopo averla scoperta in una prova su strada completa, link qui in alto nelle schede, è arrivato il momento di focalizzarci sulla sua tecnologia di bordo. Chiaramente questo video sarà condiviso con la sorella motore termico, quindi diesel o benzina Peugeot 2008 classica, perché al di là di alcune impostazioni e caratteristiche che abbiamo in più sulla E2008, tutto il resto è completo sia sulla versione elettrica che su quelle a motore termico, quindi non esitiamo ancora e andiamo a scoprire la tecnologia di bordo. Prima di iniziare nell'analisi di questo sistema infotainment e della tecnologia di bordo anche dietro il volante, vi faccio vedere un po' i controlli, perché probabilmente non si vedono nell'inquadratura principale. Stiamo parlando di una doppia pulsantiera a pianoforte con 7 pulsanti fisici e 7 a sfioramento, più 2 sui lati, il rotore, 2 prese USB, una USB-C e una USB-A, tramite le quali poter collegare il proprio smartphone e andare un po' ad utilizzare Apple CarPlay o anche semplicemente ricaricarlo. È nascosto in questo sportellino che si apre al contrario. Abbiamo una pratica superficie d'appoggio per lo smartphone stesso e anche la piattaforma molto larga, va detto, per quanto riguarda il wireless charging dello smartphone. Ma vi faccio vedere i pulsanti prima di iniziare. Abbiamo il rotore per alzare e abbassare il volume e lo premiamo per mettere in muto, abbiamo un pulsante per il ricircolo, per l'aria condizionata spenta, per l'aria condizionata al massimo, le 4 frecce, lo sblocco porte, lo sbrinamento dei vetri anteriore e posteriore. Inoltre abbiamo 2 pulsanti a sfioramento praticamente identici per andare a riscaldare i sedili anteriori, un pulsante che ci dà accesso alla radio e media, all'aria condizionata, il navigatore, le impostazioni della vettura, il telefono, le app come Apple CarPlay, l'app di Peugeot ed Android Auto e anche la pagina con i flussi di ricarica. Ma adesso andiamo a vedere come si comporta e come viene configurato questo sistema infotainment. Iniziamo dalla prima finestra di questo infotainment con una diagonale da 10 pollici touchscreen, praticamente tutto controllabile a sfioramento. Avremmo preferito certo un feedback aptico per controllarlo, ma è comunque molto pratico e veloce. Iniziamo appunto dai media, quindi innanzitutto la radio, possiamo cambiare le varie modalità con questo pulsante, modalità appunto radio, Bluetooth, USB e iPod, ma siamo appunto in radio banda DAB. Con questo pulsante passiamo a banda FM, mettiamo in muto con il rotore, cliccando ancora una volta torniamo sulla banda DAB. Freccette avanti e dietro per andare un po' a spostarci da una stazione all'altra, anche con uno slider. Vedete, abbiamo anche RDS, DAB o FM, il nome della stazione radio sulla quale siamo sintonizzati, la memoria con le stazioni preferite, guardate un po', ne possiamo scegliere fino a 15, la lista delle stazioni di radio disponibili, possiamo muoverci così, ma anche direttamente sulle stazioni, con lo slider e con le freccette. Torniamo indietro, abbiamo le modalità che abbiamo già visto, le opzioni con la lista delle stazioni radio, possiamo digitare anche le frequenze con il tastierino, abbiamo la scelta anche tra FM, DAB e in memoria, i file musicali, se ne abbiamo salvati, divisi in album, artisti, genere, playlist e dossier, le regolazioni della radio, quindi la ricerca della stazione, FM e DAB insieme alla visualizzazione del radio text, premiamo su OK per salvare, e gli annunci per quanto riguarda traffico, attualità, meteo, sport, flash speciale, e finanza. Premiamo su OK e vi dico anche una cosa prima di passare al resto, che abbiamo questa piattaforma molto comoda su cui possiamo appoggiare magari il dito medio per andare a cliccare col dito indice, quindi una piattaforma d'appoggio. Magari se prendiamo una buca il nostro dito e la nostra mano non salterà e non andrà magari a cliccare su lista stazioni radio se in realtà volevamo cliccare su gestione foto, dove possiamo peraltro trovare un po' le foto salvate sul nostro dispositivo per visualizzarle su questo schermo. Impostazioni audio, infine, ci dà accesso alle impostazioni acustiche, quindi l'equalizzazione con bassi, medi e alti, personalizzata oppure classica, jazz and blues, pop rock, techno o vocale. Possiamo avere una loudness attivata. Questa è la ripartizione all'interno dell'abitacolo, tra tutti i passeggeri possiamo ricentrarla a 0. Il suono, possiamo avere una suoneria del veicolo, Classic, Crystal Symphony o anche Urban Rhythmic e Jungle Fantasy. I suoni del touch attivi o disattivati, adesso li disattiviamo, però possiamo regolarne il volume basso, medio o forte, però vi consiglio di tenerli accesi perché, come detto, questo sistema non ha un feedback aptico e quindi può essere sempre utile andare a sentire un po' il suono per capire se stiamo effettivamente cliccando su qualcosa o meno. Inoltre abbiamo la regolazione del volume in funzione della velocità,
impostazioni della voce, altissimo praticamente, teniamolo più o meno medio, ok. Inoltre le suonerie, questa è la classica suoneria delle auto del gruppo PSA/Stellantis. Qui abbiamo una finestra con un'altra rotella con le impostazioni generali del sistema, ma torniamo sui media, quindi questa è praticamente la finestra, che è molto simile a quanto troveremmo qualora fossimo collegati tramite Bluetooth, che non vedremo in questo video. Torniamo indietro, andiamo sull'aria condizionata, possiamo cliccare su più e meno per la velocità delle ventole. Io direi lasciamola al minimo, perché fuori sì ci sono 22 gradi con un vento un po' fastidioso, ma credetemi, sotto al sole fa veramente caldo e quindi in questo video non voglio morire e la lascerò accesa per un po'. Possiamo modificare la temperatura, il minimo è praticamente 14-13,5, la direzione delle ventole verso l'alto, verso il petto, verso le gambe, aria condizionata in automatico. Andiamo alle opzioni, abbiamo una programmazione della climatizzazione come su tutte le vetture elettriche molto smart e il livello della modalità auto dell'aria condizionata può essere soft, normal o fast. Lo lasciamo su normal, torniamo indietro. Questa era la climatizzazione. Premiamo sul navigatore, ci mostra la mappa nella parte centrale, qui ai due lati troviamo i widget per avere il centro praticamente notifiche con l'accesso rapido ai dati servizi, il wifi e la modalità privata. Da quest'altro lato abbiamo una shortcut per l'aria condizionata, inoltre abbiamo temperatura esterna e orario, ho cliccato, perdonatemi, ma appunto al centro abbiamo accesso alla mappa, funzionalità pinch to zoom oppure con più e meno qui in basso per andare a zoomare ancora di più, la modalità automatica dello zoom, una shortcut che ci mostra il meteo, le stazioni, i parcheggi, ma anche il traffico, le zone di pericolo, il colore della mappa. Adesso siamo in modalità giorno, questa è la modalità notte e questa è la modalità automatica in base all'orario. Inoltre abbiamo i punti di interesse sulla mappa, vedete sono tantissimi, sono anche divisi per categorie, ma torniamo indietro. Infine abbiamo la consultazione della mappa stessa. Guardate un po', ci fa cambiare città, ci dà anche il meteo per quella città e possiamo aggiungere dei punti di interesse. Qui c'è il meteo, ma possiamo aggiungere una mappa specifica con le colonnine di ricarica disponibili, i parcheggi, la situazione per quanto riguarda il traffico con le zone rosse, il pericolo, quindi zone con magari incidenti o allerte varie, e possiamo aggiungere qualche altro punto di interesse per consultare una mappa con direttamente solo i punti di interesse che noi vogliamo. In ricerca possiamo andare a digitare con il tastierino per indirizzo per punti di interesse. Con questo pulsante possiamo modificare la visuale in 2D, quindi visuale zenitale, 2D con il nord fissato in alto ovviamente, la modalità in 3D quindi a volo d'uccello, e anche la modalità in 2D con il displaying, se vogliamo, ci mostra appunto i punti di ricarica disponibili, ma torniamo in 3D che secondo me è quella più accattivante. In menu abbiamo accesso all'inserimento dell'indirizzo che abbiamo già visto, le mie destinazioni, quindi quelle comuni come caso lavoro, quelle in base ai contatti o quelle recenti, i punti di interesse che abbiamo visto poco fa, la ricerca stessa, anche qui per punti di interesse o per indirizzo, i criteri di guida per scegliere un percorso veloce, un compromesso, un percorso breve o un percorso ecologico, molto importante. Per un'auto elettrica come questa possiamo attivare o disattivare i percorsi che includano autostrade, pedaggi o traghetti. Possiamo mettere in manuale la presa in conto del traffico, in automatica o nessuno. Premiamo su OK per salvare, andiamo ad itinerario e tappe, dove possiamo visualizzare le varie tappe del nostro itinerario qualora ne prevedesse. Magari noi stiamo andando a Milano, ma abbiamo messo in conto di fare una pausa caffè a Napoli, una pausa pranzo a Roma, una pausa pomeridiana a Firenze, per poi arrivare a Milano, e ci mostra appunto tutte le tappe del nostro percorso. E infine regolazioni, abbiamo l'aspetto con la regolazione automatica dello zoom, le visuali 2D o 3D, la visuale in 3D degli edifici e anche del livello del suolo. Per la mappa possiamo autorizzare la dichiarazione delle zone di pericolo, il raggiungimento della destinazione finale a piedi se dobbiamo parcheggiare la macchina e proseguire appunto a piedi, gli allarmi quindi che ci avvisano di un parcheggio in prossimità, di una stazione di ricarica, delle zone a rischio o di punti di interesse che possiamo scegliere personalizzandoli. Inoltre possiamo attivare i messaggi di guida pronunciando anche il nome delle strade come sottocategoria. La cartografia è quella che vedete per l'Europa o per singole nazioni, con anche la data dell'aggiornamento, attualmente al 25 gennaio 2020. Premiamo su OK,
Torniamo indietro, questa era la navigazione con anche delle indicazioni come zona non cartografata, l'altitudine attualmente 22 metri sul livello del mare e anche la dicitura di questo sistema di navigazione che si basa su TomTom, quindi un sistema TomTom Traffic. Il pulsante centrale a sfioramento ci dà accesso alle regolazioni e alle impostazioni della vettura, suddivise in funzioni di guida e regolazioni del veicolo. Abbiamo innanzitutto il passaggio automatico da fari abbaglianti ad anabbaglianti se sopraggiunge un veicolo per non accecarlo, l'assistenza al parcheggio, quindi con i sensori di parcheggio, vedete ne abbiamo 4 posteriori ma ne abbiamo anche anteriori, il sistema antipattinamento, quindi limita il pattinamento delle ruote per mantenere una buona motricità, l'inizializzazione dei pneumatici sgonfi, quindi da fare dopo ogni gonfiaggio, e il check. Inoltre, in regolazione del veicolo abbiamo lo stazionamento, quindi con impostazioni per quanto riguarda il bloccaggio della chiusura dei retrovisori e il tergicristallo posteriore attivo in fase di retromarcia. Vedete un po'. Per quanto riguarda le regolazioni di fari abbiamo l'accensione temporizzata, possiamo scegliere 15 secondi, 30 o 60 secondi. Dopo che abbiamo chiuso il veicolo, l'illuminazione d'accoglienza quando apriamo il veicolo, 15, 30 o 60 secondi, e i fari direzionali, quindi con la funzione di cornering nelle curve. Torniamo indietro, comfort, lo sbloccaggio solo del guidatore, quando ci avviciniamo con appunto il nostro telecomando. L'illuminazione d'ambiente, qui la possiamo personalizzare nel suo colore perché abbiamo una fascia LED che corre per tutta la plancia e quindi possiamo scegliere queste colorazioni molto interessanti, ma non solo, anche la loro intensità dal minimo al massimo, quindi da 0 a 6. Noi ce l'abbiamo al massimo perché ieri sera l'ho guidata in notturna e mi sono veramente goduto il passeggio in full electric con questo bel turchese verde acqua molto conciliante. Apertura a mani libere automatica, ci permette di avere il sistema keyless appunto quando ci avviciniamo alla vettura, molto comodo. Per esempio io avevo tutta l'attrezzatura e quindi sono riuscito ad aprire la macchina senza doverla appoggiare sull'asfalto o sul marciapiede. E infine sicurezza, l'Active Safety Brake, quindi l'allarme per il rischio d'urto con una vettura che ci precede, quindi vicino, normale o lontano, per evitare collisioni, la visualizzazione della velocità consigliata, l'allarme di stanchezza per il guidatore ci consiglia se prenderci una pausa in base ai, diciamo, degli avvertimenti o comunque dei segnali universali, tipo una sbandata del guidatore stesso, la sorveglianza degli angoli morti con la spia sugli specchietti quando sopraggiunge una vettura nell'angolo cieco e anche il riconoscimento della segnaletica stradale. Torniamo indietro, queste erano le impostazioni, passiamo al telefono che non vedremo in questo video ma nel prossimo, però abbiamo accesso comunque al tastierino, ai contatti e alle chiamate recenti, quindi iscrivetevi al nostro canale per un breve tutorial su come collegare il vostro smartphone tramite Bluetooth a questa vettura. Andiamo sulle app, il sesto dei pulsanti, accesso ad Apple CarPlay, app connesse e Android Auto, semplicissimo, e ad app veicolo che però vedremo a breve, e infatti questa è l'ultima. Con il settimo pulsante abbiamo accesso con un mirroring alla, all'hub di ricarica di questa vettura con i flussi di ricarica. Qui abbiamo queste tra virgolette finte 8 celle che ci mostrano quanto è carico il pacco batteria. Attualmente ce l'abbiamo a metà perché l'abbiamo guidata veramente tanto oggi in città, con anche la trazione elettrica anteriore, le statistiche per quanto riguarda i consumi della vettura, consumo medio 13,7 kWh su 100 km, e anche appunto la carica con un orario di carica programmata di questa vettura. Ma adesso è il momento di andare a vedere e scoprire il 3D iCockpit di questa vettura. Prima di farlo però vi voglio mostrare la retrocamera, di consueto in ogni nostro video. Piede sul freno, mettiamo in reverse e questa è la definizione della retrocamera con anche, guardate un po', le griglie dinamiche in base a come gira il volante con i 3 livelli di avvicinamento. Se vogliamo una finta, una simulazione della visuale zenitale della vettura che man mano costruisce un po' la zona circostante alla vettura per mostrarci eventuali ostacoli. Possiamo avere una vista standard, una vista a 180 gradi molto wide, una vista zoom che ci mostra nello specifico se abbiamo magari un muretto o un paletto antitraffico, se vogliamo, al quale non vogliamo urtare, quindi che vogliamo evitare nello specifico, o anche una modalità automatica. Ma adesso appunto, come anticipato, qui dall'alto abbiamo la zona dei sensori perché siamo ancora in reverse, mettiamo in park e andiamo a scoprire il 3D cockpit della Peugeot 2008.
un sistema veramente scenografico perché, come vedete, penso si veda un po', è in 3D, ma ve lo farò vedere meglio in modalità navigazione. Abbiamo anche qui una diagonale di 10 pollici, questa è la mia visuale, il mio punto di vista, il volante con sulla parte sinistra i controlli per il volume, per il comando vocale e per modificare le finestre proprio del 3D iCockpit. Sulla destra invece cambiare stazione radio canzone, attaccare la cornetta o sollevarla, la lista e anche la ricerca, mentre dietro abbiamo i classici satelliti per il cruise, per i vari sistemi e anche il pulsante che ci mostra il trip, che ora vi mostrerò. Però partiamo un po' dallo scoprire questo layout, perché abbiamo nella visualizzazione minima al centro la velocità con il contachilometri e la macchina che ci dice ready, pronta per partire. Sulla sinistra l'autonomia, attualmente 152 km con poco meno di metà di ricarica, e sulla destra come stiamo guidando, quindi se stiamo utilizzando la potenza del motore, se siamo in eco o se siamo in charge, quindi frenando a maggior ragione con la modalità B. Ma premiamo, anzi ruotiamo questo rotore, scusate il gioco di parole, per passare dalla modalità minima per esempio alla navigazione, che ci mostra appunto una cartografia molto interessante. Tra l'altro in 3D abbiamo anche l'ombra, attualmente si vede di meno, ma di notte credetemi è veramente molto scenografica, soprattutto quando siamo vicini ad un palazzo, un teatro, uno stadio, ce lo mostra in 3D, è veramente spettacolare, molto scenografico. Andando in su con il rotore andiamo sulla modalità guida, che ci mostra un po' una visuale focalizzata proprio sulla guida, con al centro la silhouette posteriore della 2008 con gli ADAS attivi, con la velocità e quindi il tachimetro sulla destra. Andiamo inoltre su strumentazione, che ci mostra al centro in grande il tachimetro sempre in 3D. Energia ci mostra invece i flussi di ricarica di questa vettura. Come vedete abbiamo l'auto praticamente in 3D rispetto a questa finta piattaforma circolare. Spero si capisca, ragazzi, in telecamera è veramente interessante e accattivante da vedere. Personale 2 possiamo aggiungere qualcosa, come ad esempio il percorso in questo caso. Personale 1 idem, e infine minimo, ma appunto premendo su questo pulsante abbiamo accesso al trip, che ci mostra appunto le statistiche di percorso 2, il consumo attuale e percorso 1 di questa vettura. Questa quindi era tutta quanta la tecnologia di bordo, l'infotainment, il 3D iCockpit della Peugeot 2008 di ultima generazione. Vi chiedo di lasciarci un commento qui nella sezione specifica per farci sapere cosa ne pensate, se avete ulteriori domande o curiosità. Lasciateci un bel like se questo video vi è piaciuto e vi è tornato utile, e cos'altro, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere tutte quante le notifiche e seguiteci sul nostro sito e su tutte le nostre piattaforme social. Vi basterà cercare wedrive.tv.